Don't open your eyes, don't fear to die. You'll find me saying I love you on the way to eternal life. Un saluto agli amici di Got Rock e Love Metal Italian Page da parte di Stesiak. Oggi sono in collegamento telefonico con il cantante degli Svenia, band romana che rilascerà fra poco il suo nuovo album. Ciao! Ciao a tutti, io sono Leonardo, il cantante degli Svenia, un abbraccio da parte mia e della band a coloro che ci seguono. Iniziamo dalle origini, quando è stato fondato il gruppo e per volontà di chi? La band si è formata nel 2001 da un'idea mia e di Francesco, il nostro ex bassista. Nel corso degli anni c'è stato qualche cambiamento riguardo ai componenti, in quanto hanno dovuto lasciare il progetto per motivi personali. Tuttavia, spinti dalla passione e dall'entusiasmo che ci ha regato la risposta positiva del pubblico, non ci siamo scoraggiati ed abbiamo proseguito fino all'attuale formazione, composta da me, Leonardo alla voce, Adriano alle chitarre ritmica e solista, Maurizio alla batteria e Vincenzo al basso. Le tastiere sono prodotte sempre da noi in studio e riprodotte sul palcoscenico mediante l'uso di un sequencer, in quanto tastieristi siamo stati sempre sfortunati, ce ne sono scapitati strani purtroppo. L'ultimo era talmente razzista che sulla tastiera suonava solo dei tasti bianchi. Puoi spiegarci il significato della parola Svenia, da chi è stato scelto e perché proprio questo nome? Sì, allora, la parola Svenia è stata scelta sempre da me, il nome Svenia deriva da svenimento, noiosa lungaggine, è una forma di seduzione ipnotica che comporta uno squilibrio del controllo emotivo, un prelievo dell'energia che induce all'abbandono delle forze. Come nasce una canzone degli Svenia? Chi è che le compone? Mi riferisco sia alla musica che ai testi. Sì, fortunatamente godiamo di una discreta capacità compositiva, sono invaso continuamente da ispirazioni, allorché nascono da me composizione melodica e testi e in sala prove con il resto della band i brani vengono costruiti ed arrangiati strumentalmente. Come definiresti il vostro stile e perché proprio la scelta di questo genere? Allora, oddio, è stato sempre difficile autodefinirci, comunque quando componiamo lo facciamo immaginando un qualcosa di soprannaturale, lontano dagli schemi scontati e noiosi della realtà quotidiana, se posso dirlo. Siamo tormentati da un fantasma diverso, del tutto diverso, che nella sua tristezza ci rende vivi. Influenzati da vari stili musicali, da vari stili musicali appartenenti al passato, agli anni 80, 90. Sì, Type O Negative riguardo il metal, e poi la New Romantic degli anni 80, la New Wave del 90 e così via dicendo, eccetera, eccetera. Iniziamo a parlare del secondo album. Puoi dirmi da quanto ci state lavorando sopra e quando è prevista la data di uscita che noi tutti aspettiamo? Allora, purtroppo il nuovo album è in costruzione da un bel periodo di tempo. Questo periodo morto è stato causato da una lunga serie di problemi inaspettati, tecnici, che non sto ad elencare per non rischiare di rendere patetica la conversazione, ma problemi che comunque stiamo risolvendo. Il nuovo album, The Gate of Fallen Angels, è un emisfero di angeli caduti sotto la maledizione della crudeltà dell'amore, questa vulnerabile forza che miete vittime. È un luogo infestato da anime inquiete che cercano disperatamente la pace. I testi parlano di amori perduti, strappati alla vita, di un romanticismo ambiguo. Sonoricamente è un seguito di Black Heart nella sua vena malinconica, ma più curato ed elaborato nella produzione. È un disco fatto di aggressività e dolcezza, spietatezza e fragilità, tutto con la giusta dose. Sei stato chiarissimo. Avete un programma, un tour in Italia?
Purtroppo non abbiamo nulla stabilito ancora, perché per poter approdare a nuove performance live abbiamo bisogno di nuovo materiale, di un buon supporto manageriale naturalmente. Certo. In base alle statistiche YouTube sull'ascolto dei vostri brani, ne evince che oltre il 50% di chi vi segue è di altre nazioni, con una prevalenza di Stati Uniti, Messico e Germania. Come interpreti questi dati? Ti fanno piacere e possono essere uno stimolo per un eventuale tour internazionale? Allora, vorrei dire che siamo stracolmi di gioia per questo, e vorrei salutare appunto con tanto affetto tutte queste persone che ci hanno fatto sentire realizzati e felici nel nostro mondo, nel nostro lavoro. Sfortunatamente finora non abbiamo mai avuto alle spalle una forte spinta promozionale, altrimenti saremmo più conosciuti. Sinceramente non saprei se questo numero sporadico di fan sia sufficiente per poter organizzare un tour di spessore, come dire, fuori casa. Questo ci include tristezza, perché ci piacerebbe incontrarli tutti e suonare per loro, ma purtroppo per ora è così. Speriamo che riescano tramite un passaparola a divulgare il nostro prodotto, il nostro nome, e quindi renderci più popolari, in modo da poter organizzare un qualcosa del genere dalle parti loro. Dopo il successo del primo videoclip, That is Waiting for Your Heart, che ricordo aver superato su YouTube le 133.000 visualizzazioni, è previsto un secondo video? Allora, sicuramente la realizzazione di un nuovo video sì, è prevista, di un nuovo book fotografico, tutto questo in concomitanza con l'uscita del nuovo disco, che noi tutti speriamo possa avvenire nella prossima primavera. That is Waiting for Your Heart è stato girato a Monza molti anni fa, all'inizio del 2000, per gioco, e fortunatamente ha avuto una bella risposta da parte del pubblico. Bene. Se uno volesse acquistare il vostro nuovo album, così come il primo album Black Heart, dove deve andare? A chi dovrà rivolgersi? Purtroppo non sappiamo dove possano esserci ancora delle copie in vendita, ne furono fatte 1.000.000 solo così per prova, e sinceramente non saprei dirvi a riguardo un qualcosa di preciso, mi dispiace veramente. E invece del nuovo album sarà in vendita per esempio su Amazon, su qualche sito internet? Sicuramente lo potranno ascoltare lì inizialmente, poi per il resto vedremo come organizzarci e come promuovere il tutto. In questi anni in cui avete lavorato insieme, avete mai dovuto affrontare delle crisi interne al gruppo, e nel caso come le avete risolte? Purtroppo l'abbandono da parte di alcuni membri fondamentali, però nonostante tutto abbiamo proseguito con tenacia, perché la passione è talmente tale che siamo andati avanti comunque, e speriamo non succedano più imprevisti del genere. Lo speriamo anche noi. Grazie mille. Se dovessi chiederti qual è la tua canzone degli Svenja preferita, o semplicemente quella che ti è rimasta più nel cuore in questi anni, da quando l'hai creata? Diciamo che attinente al genere, di preferite non ne ho, però attinente al genere diciamo che quella che rispecchia di più il nostro stile è The Tears Rain on Tomb of Love. Quali altri interessi avete nella vita? Allora, diciamo che io mi diletto a dipingere, è una dote naturale che ho dalla nascita. E Adriano è un ottimo giocatore di poker, Vincenzo gioca a calcio e Maurizio va a bici. Si immerge in fratturi montuosi
invece. Benissimo, e allora finisce qui questa piacevole chiacchierata in compagnia dell'Isvenia. Io ringrazio Leonardo e tutti i componenti del gruppo e vi invito, volete fare un ultimo saluto per gli amici che ci stanno ascoltando? Abbracciamo tutti, un abbraccio caloroso a tutti e conto sul fatto che continuino a seguirci, a stare con noi e a supportarci perché ne abbiamo veramente bisogno. Bene ragazzi, da Stesiak e Got Rock e Love Metal Italian Page è tutto, ancora grazie, ciao! Mille grazie, ciao!